molto cattivo. Lo senti? Esatto, visto? Bravissima, fa male bene. Quando fanno ordine, l'ordine fa disordine. Piega e vai giù. Trattieni l'aria, butta. Perché qua non si muove niente. Spingi forte, spingi forte. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Mirea. Ciao. Allora, Mirea è una ballerina, la cosa importante viene da noi per un problema al ginocchio. Ginocchio qual è? Scusami, ginocchio destro. Vorrei vedere un attimo, perché tu dici che ogni tanto proprio si blocca anche quando sei in allenamento, giusto? Vediamo un pochino, vieni per favore qui. Non hai avuto effettivi traumi? No. Non ti ricordi un esordio, una prima volta? No. Mi dai le mani? Vai proprio giù come per fare uno squat. Ti fa male? Non ti fa male, rimani ferma così, spingi in alto tutte e due le braccia, forza. Ok, mi rimani sul ginocchio destro? Sì, solleva il sinistro, spingi in alto tutte e due, esatto, qui cedi completamente. L'altro, spingi, qui non cedi per nulla, lo vedi che c'è un problema, semplicemente magari ancora, giustamente sei anche molto giovane, molto mobile. Se io tocco, fa male dietro, tendo a morire. Se io tocco dall'altro lato, qui di meno, fa sempre male, sei sempre molto tesa, perché sei molto iperestesa, quindi cioè, vedi le ginocchia sono tanto indietro, questo ovviamente vuol dire che la muscolatura posteriore è veramente tesa, cioè quindi anche la tocco subito ti fa male il solletico. Qua invece di base ti fa male se tocco? Poco. Se io tocco all'altro lato ti fa male uguale? Di meno, quindi già vediamo un po' una differenza anche in questo. Nella parte posteriore fa male tutto perché è tutto teso, nella parte anteriore fa male solo a destra, e se io muovo qui dà fastidio? Dà fastidio. Se io muovo qui invece no, la differenza è eclatante. Innanzitutto sento che carichi tutto di qua, perché qua non si muove niente, perché stai caricando per protezione. Carica tutto a destra, ok? Esatto, già c'è più mobilità, ma ti fa male e ti dà fastidio. Ok, ti posso chiedere di metterti a pancia in su? Guarda, qui la testa. Io farò dei test, vediamo un pochino che cosa c'è. Allora, prima da quello buono, ok? Piega tutto il ginocchio, la testa è dritta per favore, spingi in alto, spingi, resisti, ok? Questo è fortissimo, spingi in giù. Ok, spingi in alto, direi che qua funziona tutto, mantieni così, ruota col piede all'interno qua, è fortissimo, vedi, mi dai qui, resiste la mia forza, ok, spingi all'esterno e sono tutti abbastanza tranquilli, non hanno niente. Vediamo gli altri, piega, spingi in alto, e già cedi subito, ok? Quindi già il quadricipite non lavora. Ruota un po', spingi in alto, hai proprio un'instabilità della rotola, spingi in alto completamente, questo proprio non lavora. Spingi in giù, giù, sì, ok, va bene, giù, qua, giù, ok, piede all'interno, spingi qui, questi vanno bene, resisti alla mia forza, ottimo. Spingi all'esterno, va bene, spingi, va bene, e gli aggiungiamo anche qualche altro test, spingi, striscia verso il corpo, vai, questo funziona, spingi, vai, sempre uguale, vai, questo funziona benissimo, quindi hai effettivamente un problema al quadricipite. Ora io però voglio vedere una cosa, perché è tutto il quadricipite, voglio vedere una cosa, aspetta, troppo alto. Mi ero avvantaggiato, pensavo di essere più alto. Allora, innanzitutto si nota subito, ok, che proprio il bacino è ruotato in questo modo, ok? Quindi è come se questo muscolo non lavorasse proprio talmente tanto da non creare il compenso, no? Che se questo tira lo porta comunque la parte diciamo di origine, la compensa e la mantiene comunque in posizione. Questo qui non lavora molto di più la parte posteriore, ruota, ok? E proprio si vede chiaramente questo ed è molto interessante. Anzi, fai vedere una cosa, spingi in alto, vedi qua è super debole, voglio vedere una cosa. Se io compenso
questa mancanza, riportando il bacino nella posizione adeguata, così, spingi in alto, diventa forte, vedi, è un po' magico. Allora, aspetta un attimo, io vorrei vedere se ci sono dei punti a distanza, però qua mi sa, dammi il braccio, non toccare niente, spingi in alto, spingi, aspetta, mi prendo addirittura un bel magnete qua, vediamo se c'è un punto preciso che sta soffrendo, spingi in alto, forte forte, spingi forte, ok, spingi forte, spingi forte, spingi forte, eccolo, spingi forte, eccolo qua, vedi? Qui portiamo verso l'esterno, fa male, bene, attiviamo i fusi neuromuscolari, bravissimo, e mi fai rivedere lo stesso preciso test che abbiamo fatto prima, per ora ancora con i cunei, giù, l'abbraccio, piega, spingi in alto e straforte, spingi in alto, straforte, spingi in alto, straforte, direi abbastanza chiaro, giusto? Adesso vediamo, togliamo i cunei, se il muscolo ritorna debole sappiamo che la priorità è decisamente del bacino, ok? Perché io gli tolgo la correzione, se ritorna tutto debole è quello il problema. Se invece il problema era il muscolo, il bacino non ha più nessun tipo di motivazione di essere stimolato in modo particolare, spingi in alto e infatti rimane forte, ok? Questo è importante, quindi c'era un problema effettivamente muscolare. Allora, detto ciò, noi ce l'andiamo a sbloccare lo stesso, ovviamente, sia chiaro, però sul fianco verso di me, però più per una questione posturale. Lascia. Questa posizione ti va bene? Non ti dà fastidio il ginocchio? Dammi il braccio, dammi qui. Adesso ce lo riportiamo un po' verso l'avanti. Morbido. Eccola là, hai visto? Dall'altro lato, per favore. Dammi qui. Questo invece ce lo ritorniamo un po' indietro. Eccolo là, sentito? Pancia in su, senza correzione, spingi in alto ed è ancora debole, quindi ancora c'è qualcosa da sistemare. Fermo un attimo. Sì, infatti si vede ancora che c'è qualcosina da sistemare, poco poco, ok? Cosa si deve fare? 1, 2, metti, guarda, le braccia così, per favore, un attimo. Morbida. Eccola là, hai ragione. Giù. Spingi in alto. Adesso sì che funziona tutto, giusto? Allora. È facile che quando c'è un bacino che è in posizioni anomale le ritroviamo anche all'opposto, ma sul cranio. Quindi vediamo un attimo, mi dai per favore il braccio? Spingi verso di me. Ok, ferma un attimo. Spingi, no. Spingi, eccola qua, vedi, questa ruota subito, fa vedere all'altro lato, quindi questa vuole andare davanti, spingi e questa vuole andare indietro, ovvio, così, respiro, trattieni l'aria, butta, respiro, trattieni l'aria, butta, respiro, trattieni l'aria, butta, respiro, trattieni l'aria, butta. Ok, fammi rivedere, dammi qui, spingi in alto, ok, questo voleva andare di là, spingi e ora è perfetto, dammi qui, spingi, questo voleva andare di qua ed è perfetto, funzioni. Allora sblocchiamo qui che c'è un bel fastidio, lo senti? Esatto. Spingi con la testa ruotando verso destra, vai, non ho capito. Ruota verso di qua, spingi contro la mia mano, 1, 2, 3, lascia, visto? Bravissima, visto? Paura ma non fa male, dai, ruota a sinistra, 1, 2, 3, lascia, eccoci qua, ora sì che siamo belli liberi, qui non hai niente di particolare. Ora
Se io vado a stimolare così il ginocchio, ti ha fatto male? Fastidio. Infatti subito si vede che cambia, proprio la fascia si attiva. Se vado a stimolare il perone fa male, è molto infastidito. Vado di qua, non c'è assolutamente niente. Vado di qua, non c'è assolutamente niente. Quindi vedi che effettivamente ancora c'è qualcosa anche strutturale. Se io faccio questo piegamento ti fa male? No. Morbido. Ecco, uno. Basta. Fa vedere se basta. Secondo me no, però vediamo. No, questo non basta, questo neanche. Aspetta un attimo che prendiamo questo bel macchinarietto che sistemerà le cose subito, che è tutto molto ruotato. Piega, piega. Posiamo lui. Sì, adesso sì, esatto. Senti anche tu la differenza, vero? È istantaneo. Si rinforza proprio tutto, è proprio una bella tecnica questa. Quantum Neurology. Ti fa male la rotola, sì? Questa sì. Hai tutti i legamentini un po' infastiditi. Fa vedere quali. Spingi in alto. Spingi. Sì, qua proprio subito cedi. Spingi. Qui no, vedi? Questo che crea problemi. Facciamo una cosa carina. E dov'è? Ah, qua. Non mi fanno ordine. Quando fanno ordine, l'ordine fa disordine. No, è qui. Non ti farebbe male a te una bella risonanza su questo ginocchio per vedere la rotula in che condizioni ha, quello che c'è sotto soprattutto. Anche secondo te, vero? Ogni sport ha i suoi danni. La danza ti fa un po' di danni qui, soprattutto ginocchia, caviglie. Però visto che siamo in uno studio un po' pazzerello, ti faccio fare una cosa bellissima. Ti faccio, almeno bellissima per me, no, non per te. Allora, quando c'è un dolore, un problema al ginocchio, ci sono dei punti magici, ok? Sia dall'orecchio che dalla mano, in realtà anche in altri posti, però soprattutto questi. Questo qui è un punto un po' miracoloso, però fa male, lo senti qua? Esatto, questo è il punto del dolore al ginocchio, punto bellissimo, segretissimo. Fa male perché ti fa male il ginocchio, non perché fa male il punto, però quando fa male il ginocchio sappi che questo ti fa male. Lo stimoliamo un pochino, eh? Mi dai questa pazienza un secondo? Brava. Oggi sono cattivo, molto cattivo.
Ricordiamoci, cari telespettatori, che fa male il punto, non fa male la tecnica. Insomma, quando fai la tecnica fa male il punto, è vero, però di base considerate sempre che fa male perché c'è un problema, non perché la tecnica è dolorosa. La tecnica risolve. Ruota. Questo è un altro punto interessante, questa è l'area dove c'è proprio il riflesso della mano del ginocchio, ok? Ginocchio, ovviamente stiamo parlando ginocchio destro. Qui fa male? Sì, fastidio. Qui fa male? Tantissimo, quindi questo di più. Questo è un punto più importante. Ce la fai un attimo? Bravo. Più male fa, più importante è. Fa male perché c'è proprio veramente un bel fastidio al ginocchio, porello. Ok, qua tortura passata, poverino. Cambiamo zona, scusami. Allora, punta del ginocchio è questo qui, pizzica. Ok, andiamo nella sua zona cicatrice, che è qui. Questo fa male, giusto? Puoi fare su e giù col ginocchio, piega e vai giù. Così, bravissima. Sì, sì, così, perfetto. Piega. Esatto, e vai giù. Piega e vai giù, piega e vai giù, piega e vai giù, grazie. Ferma ancora un secondo, abbiamo quasi fatto, Iscrivetevi al canale, per voi è completamente gratis, ma per me è molto importante, mi raccomando. Stavo facendo il danno. Eccoci qua. Allora, dritta per favore. Spingi forte con tutta la tua forza in alto, per favore. Spingi. Sembri fortissima. Ora rilassa completamente i muscoli, per favore. Io muovo, vedi? La rotula che fa subito male. Con tutta la tua forza rispingi. Forza, forza, forza. Subito ti cede, vedi? Se io ti faccio mantenere, per favore mi dovrai aiutare, ok? Un magnete è qui, ok? Lo puoi fare tu, per favore? Dammi la mano. Esatto, rimani così, per favore. Tienilo bene, ok? Io di nuovo stimolo la rotula, che tra l'altro fa subito meno male. Spingi in alto, ancora qua cede. Mantieni qui, per favore. Rilassa. Spingi in alto. No. Metti qua, vai. Mantieni, bene, così. Spingi in alto, no, scusami, qui, rilassa, completamente, spingi, eccolo là, abbiamo trovato, quindi ha fatto anche meno male, vero? Esatto. Se io premo qui, fa un normale fastidio, ma niente di trascendentale. Se io metto il magnete qui fa molto più male, giusto? Fa molto più male. Vedi, questo si chiama neurointerlink, è un'interconnessione neurologica a distanza. Ora noi che cosa facciamo? 5 secondi di fastidio, me lo permetti? Solo 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Ti faccio rivedere, ok? Con questa banalissima e semplicissima tecnica, non tocchiamo niente. Io vado a stimolare di nuovo la rotula, ok? Spingi in alto e non c'è più per nulla, ok? Tipo per magia. Non è una magia, è una memoria, ok? Noi ancora abbiamo delle memorie della quadrupedia in realtà, ok? Siamo sempre animali, no? Da poco, tra virgolette, siamo in due piedi. Quindi se io rimuovo qui fa leggermente meno fastidio, vero? Leggermente, ed è anche più stabile, non so se la senti, io la sento perché era proprio poi stabile, ma adesso non lo è. Ti posso chiedere di ritornare in piedi? Aspetta che ti tolgo il poggiabraccio, ok, vai.
di là, qui. Mi ridai le braccia, ti ricordi che cedevi completamente stando sul destro? Rimani sul destro per favore, spingi in alto, vedi che è successo qualcosa di positivo sicuramente, ti rimetti per favore a pancia in su. Visto che siamo in estate, ti metto un bel colore di tape. Aspetta che butto qua. Allora. Piega il ginocchio. In piedi. Eccolo là, guarda che bei lavori che fa. Questo ci permette proprio di un po' di stabilizzare, ma proprio di lavorare anche un po' sul muscolo. In questo caso proprio sinceramente un po' tutelo la rotula, ok? Che era proprio infastidita. Infatti questo hai sicuramente necessità di fare una risonanza, perché secondo me hai proprio il corpo adiposo, sotto la rotula c'è proprio come un po' di, si chiama corpo di Hoffa, è un corpo adiposo, no? Dove si va di grasso, diciamo, dove si va a tutelare, a proteggere la rotula dagli sfregamenti. Secondo me anche a causa un po' di questa iperestensione che hai nel tempo comunque sia un po' degenerato, potrebbero esserci anche delle borsiti o dei legamenti che sono un po' troppo infastiditi e infiammati, quindi nel tempo ci sta assolutamente che ti vai a fare una risonanza e vediamo un po' il da farsi a lungo termine. A breve termine abbiamo rinforzato subito il muscolo, abbiamo rinforzato delle strutture, abbiamo tolto delle cose che abbiamo proprio riscontrato localmente, sistemato il bacino, la postura, e questo sicuramente ti aiuterà. Non è definitivo, ok? Quindi questo sicuramente non è definitivo, mi interessa un lavoro un po' più a lungo termine, quindi sì, sicuramente risonanza, sicuramente da valutare poi magari anche a livello multidisciplinare con l'ortopedico e per vedere che cosa c'è da fare nel tempo. Però a livello di postura le cose è importante sempre mantenere il sistema in equilibrio, perché sennò può creare anche fastidi da altre parti e questo non deve succedere. Per oggi è fatta, grazie per aver scelto il mio studio, scusami per qualche piccola zona di dolore, ma purtroppo non è la tecnica ma sono effettivamente i tuoi poveri punti, ci vediamo alla prossima.